Ciao a tutti amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele. Oggi andiamo a controllare lo stato delle radici di un mio Phragmipedium. Mi sono accorto che ci sono dei segnali che non vanno sulla pianta. Allora mi sono deciso di svasarla, vi faccio vedere la pianta, vi faccio vedere i segnali che non mi convincono, anche il fiore non mi convince. Andiamo a vedere, è 1 anno e mezzo che la pianta sta in materiale inerte, però c'è qualcosa che non mi convince. Seguitemi che vi guido nel percorso purtroppo obbligato per me. Seguitemi. Allora, questo è il famosissimo Fritz Schomburg, il fiore, e questa è la pianta. Che ci sia bisogno di intervenire per controllare le radici me lo dimostra il fatto che la foglia comincia ad avere dei segni neri qui e la stessa foglia dalla parte opposta della stessa pianta comincia a presentare questo segno nero. Se voi guardate bene, anche il fiore non ha un'apertura eccezionale. Il fiore è venuto su un po' così. Se vedete bene, il fiore è venuto su un po' con i petali non ben aperti, un po' strano. Si doveva aprire bene anche qui. Ci sono altri fiori. Allora, diciamo che quando uno fa un intervento del genere uno dovrebbe tagliare il fiore per dar spazio alla radice di riprendersi. Vediamo come possiamo far meglio. Allora, all'interno di questa situazione abbiamo anche che qui ci sono delle foglie un po' smangiucchiate, c'è qualcosa, o dei sedimenti di troppa salinità, anche questa foglia qui ha qualcosa che non va, eccola qua. Allora, finché era solo sta foglia non avrei fatto l'intervento. C'è questa comincia a essere nera, non ha toccato il fusto centrale, però ho paura che prima o poi la situazione peggiori, quindi bisogna che la tiro fuori. È in substrato inerte, sta qui da 1 anno e mezzo e ha fatto delle fioriture eccezionali. Se voi vedete piccolino piccolino lì c'è il nuovo cetto, però ho paura di perdere un po' tutto perché il nuovo cetto sta a fianco alla pianta che sta qui. Ho bisogno di svasare il tutto, vedere un po' lì dentro quello che succede, perché a sensazione questi sono un po' i segnali che noi leggiamo quando non le vediamo le radici perché stanno su questo vaso, tante volte stanno sui vasi neri, non le vediamo, però i segni delle foglie ci sono, c'è qualcosa che non va. Quindi opto per la decisione di tirar fuori tutto, controllo le radici, un po' anche il fiore mi ha fatto spia, che la situazione non va, ci sono questi due che poi verranno fuori come fiori, per quello che mi dispiace un po', diciamo che facciamo un intervento di sopravvivenza, via, seguitemi e poi vi documento quello che verrà fuori da questo intervento. A malincuore perché volevo lasciare la pianta, lasciarla con i fiori, finire il suo percorso, però ho paura che se aspetto, stanno passando troppi giorni, la situazione non mi piace. Vediamo un po', vi documento quello che viene fuori. Allora, abbiamo tolto le foglie. Queste erano le foglie, abbastanza rovinate. 3 foglie, 1, 2 e anche la terza foglia. Questo era il substrato in cui stava, fatto da labillo, ghiaia e argilla. Qualche pezzo di carbonella, ma mi sa che non ce n'è tantissima, qualche piccolo pezzo di carbonella. Va bene, il lavoro è stato fatto, aveva bisogno di un rinvaso perché stava prendendo anche questa foglia qua, quindi penso che siamo arrivati in tempo. Di radici ne ho perse un 40%, ce n'ha ancora tante, quindi che facciamo come considerazione? Il fiore non lo tocco, vado contro le regole perché praticamente il recupero della pianta avviene a livello radicale, toglie l'energia al fiore, toglie l'energia al gambo e di conseguenza la pianta fa prima
a mettere su radici, nonostante che l'abbiamo persa il 40%, però abbiamo dei piccoli getti di radice, insomma praticamente la radice aveva già un meccanismo di riserva, ma non poteva stare più in quel tipo di substrato perché il substrato era andato. Nonostante che sono piante di Phragmipedium che amano l'acqua, che li puoi tenere anche con 2 dita d'acqua, però l'acqua stessa diventa un problema. Qui ci sono 2 ricrescite. Ecco, queste sono 2 ricrescite delle nuove piante. Vi faccio vedere, questo sarà il futuro fiore che verrà fuori. Questa centrale è la pianta, la seconda, e questa è la prima a fianco, questa dove è stato tagliato il gambo. Quindi questa è la più vecchia in assoluto, che ha generato questo stelo e questa pianta a fianco, che genererà poi queste 2. Quindi si cresce ai lati, si cresce, vanno avanti le ricrescite delle vegetazioni. Il fiore lo rifaranno queste nuove piante che cresceranno. Diciamo allora che fiore lo lascio, via. Adesso mi metto al lavoro, ho tolto tutto il nero. Vedete che nonostante, la cosa strana che succede con le orchidee, nonostante che la radice è nera, nonostante che uno la dovrebbe tagliare, è dura, per carità, è una radice dura, però ricresce sempre anche dalla radice rovinata. Come fa? Non lo so, è qualcosa di misterioso. Vabbè, il buffo di questa situazione, che sono piante che amano, guardate qua giù pure c'è un altro cetto, queste nere non è che sono nere perché sono fragili, l'ho toccate, ci sono, solo che aveva formato all'interno del vaso tutte alghe. Adesso ho cercato un po' di pulirle con uno spazzolino da denti, ma non voglio far danni. La cosa buffa di queste piante che amano l'acqua è che nonostante tutto che sono di facile gestione, ogni tanto ci sta qualche problema. Uno se ne accorge sui Phragmipedium, ecco, dai segni neri. Questi potrebbero essere i segni neri sulle punte, eccessi di concimazione, eccessi di salinità sulle punte, ma quando comincia a fare il nero, ecco, qui stava cominciando anche a toccare questa foglia qui, sono intervenuto in tempo, l'ho fatto fuori orario e abbastanza tardi, però ho la necessità di farvi vedere come agire tempestivamente al minimo segno delle foglie. Tanto la foglia parla, perché la foglia è lo specchio di quello che avviene sotto. Mi metto al lavoro per metterla nel nuovo substrato che sarà la fibra di cocco. Vi aggiorno subito. Allora, lavoro di restauro fatto. I getti stanno a posto, eccoli qua, al loro posto. Questo è il substrato, la fibra di cocco che io compro, è già pronta, si trova in un sacco come se fosse terriccio, quindi vedete che è scura non perché l'ho bagnata, e io non la bagnerò per 4, 5, 6 giorni. Intanto do modo alla radice, che è stata abbastanza stressata perché è un po' tagliato a mano, un po' tagliato con la lama, con le forbici, e do modo alla radice di ambientarsi su questo substrato. Questo substrato, essendo tipo terriccio, era già bagnato all'origine, quindi nel sacchetto di origine dove l'ho comprato rimane sempre umido, quindi non ho bisogno di umidirlo io, di bagnarlo, di niente, è pronto all'uso. Allora, abbiamo detto che lui sta a posto qui per 4-5 giorni. Quando vedo che comincia a cambiare un po' il colore, il substrato che diventa chiaro, capisco che è ora di ribagnarlo. L'ho messa in questa posizione la pianta in modo tale che le nuove crescite che ci saranno verranno in avanti e ci sarà modo di avere spazio. Mi dispiace che non ho un vaso trasparente perché questo è opaco, non vedo nulla delle radici di quello che fanno, e appena troverò un vaso trasparente, intanto una mesata lo lascio lì, lo faccio ambientare e lo lascio stare, così ha modo di conoscere, di fare amicizia con un nuovo substrato. Tu stai contento che ti ho rimesso, insomma, a posto, i fiori stanno qua su, sono pronti anche loro per sbocciare, non l'ho tagliati, li lascio stare. Infatti vedete che è cresciuto un po' con un orecchio piegato, un po' particolare sto fiore, c'erano dei segnali che qualcosa non andava, via, ok, adesso vado a nanna tranquillo. A presto, grazie di avermi seguito e spero di aver condiviso con voi un momento chirurgico, chiamiamolo così, un momento di
di indecisione. Se la lasciavo qualche altro giorno mi sa che avrei peggiorato. Ho preferito farlo stasera, anche se è tardi, però è giusto che anche lei domani mattina, quando ci svegliamo, si sveglierà anche lei o lui, e starà tranquillo e starà a posto nel suo nuovo composto. Grazie, al prossimo video.